A due passi dal Duomo di Milano, in piazza Missori, possiamo osservare le rovine di una vecchia chiesa, conosciuta come San Giovanni in Conca. Non tutti sanno che la facciata di questa chiesa, nel 1949, fu letteralmente spostata da piazza Missori a Santa Maria del Carmine, per diventare la nuova facciata di questa chiesa. La demolizione di San Giovanni in Conca, iniziata per facilitare la viabilità, venne fortunatamente interrotta a metà per motivi di salvaguardia del bene architettonico. E fu un bene, perché sotto queste rovine fu scoperta una cripta paleocristiana. Alcuni archeologi sostengono che questa chiesa venne costruita sulle rovine di una domus romana, ma alcuni indizi farebbero pensare invece ad un tempio mitraico, culto molto simile al cristianesimo ma proveniente dalla cultura persiana e molto in voga in epoca romana. Il culto di Mitra era un culto solare ed è perciò plausibile il sincretismo o sovrapposizione con divinità celtiche di epoca precedente, come ad esempio Belinos, marito di Belisama, la dea madre. A supporto di questa tesi possiamo vedere un sole delle Alpi su una delle colonne, simbolo precristiano preso poi in adozione dal cristianesimo. Nella cripta possiamo anche ammirare alcune statue in marmo di provenienza non identificata, ma di ambito cisalpino, una delle quali probabilmente raffigurante un guerriero celta. Altri bassorilievi rappresentano figure chimeriche, con sembianze di cane ma zampe di cinghiale, e forse una coda o di cavallo o di un altro animale. Su una parete, infine, è visibile una scritta in latino. Ma uno dei luoghi più interessanti della nostra città si trova proprio sotto la cattedrale milanese. Durante gli scavi per la realizzazione della linea 1 della metropolitana affiorarono infatti i resti dell'antica basilica di Santa Tecla e del battistero di Santo Stefano alle Fonti. Dove ora sorge il Duomo, infatti, vi era un complesso insieme di chiese, Santa Maria Maggiore e Santa Tecla e il battesimo di San Giovanni alle Fonti e quello già citato prima di San Stefano alle Fonti. Santa Maria Maggiore era la cattedrale invernale, mentre Santa Tecla era quella estiva. I due battisteri erano invece suddivisi in maschile e femminile, anche se la duplice presenza è anche probabilmente dovuta alle numerose fonti presenti nell'area fin dalla fondazione della città di Milano. L'accesso alle rovine di Santa Tecla è ubicato appena entrati nel Duomo. Scendendo una rampa di scale si arriva a quello che una volta era il battistero di San Giovanni, luogo dove venne battezzato Sant'Agostino. Possiamo notare alcune strutture, come dei canali di scolo dell'acqua, e alcune strutture murarie che attualmente portano ancora i contrassegni dell'indagine archeologica in corso. Anche tutta l'area del battistero è soggetta a continue indagini archeologiche, indagini che continuano a riservare sorprese e ritrovamenti interessanti. Infatti le vetrine contenenti i vari reperti ritrovati negli scavi sono sempre più colme di oggetti di grande valore storico e culturale e ci forniscono stralci di vita quotidiana e di usanze e riti legati al primo cristianesimo ormai quasi dimenticato. Vi troviamo infatti frammenti di mosaici, monete, oggetti preziosi, ma anche ampolle, vasi e frammenti di vasellame, tra cui uno rappresentante un sole delle Alpi, purtroppo visibile solo in parte. Una brocca invece riporta il simbolo del biscione con un saraceno in bocca, simbolo degli Sforza e della città di Milano. Molto interessante anche un anello con un cameo rappresentante un cavallo e delle stelle a 8 punte sui lati, del secondo secolo d.C., periodo in cui il cristianesimo non era ancora stato introdotto nelle nostre terre. In un'area dello scavo invece sono stati inoltre trovati alcuni sarcofagi in pietra
e durante le indagini sono stati rinvenuti alcuni scheletri, sepolti con corredo funebre. Quello che si potrebbe celare sotto la basilica di Santa Tecla forse sarà sempre un segreto, ma se nelle leggende c'è sempre un fondo di verità, possiamo solo immaginare da cosa sia scaturita la leggenda secondo cui sotto il Duomo di Milano si nasconderebbe una grotta con un lago sotterraneo. Molto meno conosciuto invece è il battistero di Santo Stefano alle Fonti, raggiungibile dall'area per la salita alle terrazze del Duomo con l'ascensore. Il battistero è del IV secolo d.C. ed è il luogo dove sarebbe stato battezzato Sant'Ambrogio, patrono della città di Milano. E infatti questo è il battistero più antico tra i due presenti sotto il Duomo. Naturalmente la fonte da cui proveniva l'acqua è in quel luogo da sempre ed è plausibile ritenere fosse già un luogo di sacro e di culto per i nostri antichi avi.